Bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un caso di NDE del tutto particolare. Ormai in questi ultimi video abbiamo parlato di casi molto interessanti e anche molto singolari dal punto di vista dell'NDE stessa, perché fuoriescono un pochino da quella che è l'NDE ordinaria. Oggi parliamo di un caso super singolare, anche perché il soggetto in questione è stato morto per ben 3 giorni, ma non morto apparentemente in caso da qualche parte, ma era talmente morto che è stato posto nella cella frigo di un obitorio per ben 3 giorni. Andiamo a vederlo insieme. Il caso riguarda il dottor George Rodonaia. Il dottor George Rodonaia ha avuto questa NDE singolare e particolare nell'anno 1976, quando viveva ancora a Mosca ed era un promettente neurologo. Il dottor Rodonaia era laureato in medicina e chirurgia, specializzato in neuropatologia e esercitava sia come neurologo che come psichiatra a Mosca, tanto da essere poi in carico all'Università di Mosca. Quindi una persona di tutto rispetto, un giovane uomo che aveva fatto una brillante carriera nell'ambito medico, se non che in quel periodo lì, cioè negli anni 74, 75, 76, Rodonaia collaborava con Liberia, una rivista un po' underground, chiamiamola, dell'epoca moscovita, che quindi parlava un pochino contro il regime comunista che allora sappiamo ci fosse nella Unione Sovietica. Per questo motivo il KGB lo attenzionava come possibile sovversivo, sino che questa cosa prese un po' la mano, tanto che Rodonaia fu invitato come medico, come scienziato, all'Università di Yale negli Stati Uniti d'America. Il giorno prima di partire, esattamente nel 1976, Rodonaia fu per questo da un agente del KGB, così si sospetta, investito con l'autovettura, e l'agente, per assicurarsi che Rodonaia fosse morto, tornò anche indietro e lo reinvestì con questa autovettura, quindi gli passò sul corpo un paio di volte. A questo punto il conducente, che aveva fatto finta di aver perso il controllo dell'auto, si diede alla fuga. Il dottor Rodonaia ovviamente era steso per terra, apparentemente morto. Venne soccorso da un'ambulanza e dai presenti che subito si precipitarono a vedere cos'era successo, e venne trasportato all'ospedale principale di Mosca. Qui venne dichiarato morto dopo che furono fatti 3 o 4 tentativi di rianimazione. Il numero preciso nella cartella clinica non è segnalato, è segnalato più di 3, potrebbero essere 4 o 5, non lo sappiamo. Comunque sicuramente 3 tentativi di rianimazione cardiocircolatoria. Quindi venne dichiarato morto, ma essendo che anche uno zio di Rodonaia era medico presso quell'ospedale e visto quello che era successo del fatto che il dottor Giorgio Rodonaia avesse esternato queste sue idee politiche, venne trattato e considerato come un caso politico. Quindi doveva essere mandato un medico speciale, che come allora era previsto per i fatti politici, veniva mandato direttamente dal Soviet Supremo da Mosca un medico particolare per indagare su questi casi, per fare l'autopsia in questi casi, e quindi il dottor George Rodonaia venne messo in una cella frigo dell'obitorio e lì vi restò per
3 giorni. Il corpo del dottor George Rondonaya rimase in questo acellofrigo per ben 3 giorni, passati i quali arrivò il medico disponibile per l'autopsia e insieme all'equipe dell'ospedale e allo zio di George Rondonaya, anch'esso come abbiamo detto medico, si procedette all'autopsia. E il medico incaricato, per questo caso appunto che è definito politico, iniziò a fare un'incisione sull'addome di George Rondonaya, appunto per aprire il ventre, aprire il torace e il ventre e quindi iniziare l'ispezione che porta alla definizione della morte. Bene, in quel momento si accorse che George Rondonaya, che il corpo che era morto da 3 giorni, che era steso sul lettino di acciaio, sul tavolo d'acciaio per le autopsie, sbatteva gli occhi, cioè aprì gli occhi. Subito il medico pensò a una reazione automatica della muscolatura, perché ovviamente il corpo iniziava a prendere un po' di calore, essendo stato estratto dalla cella a frigo, e quindi ci poteva essere qualche nervo che si distendeva, qualche muscolo che si distendeva. Continuò con l'incisione ed ecco che gli occhi si aprirono e si chiusero un'altra volta. Il medico rimase un attimo perplesso e lo zio di Rondonaya cominciò a dire è vivo, è vivo, è vivo. Nel frattempo, ecco che per una terza volta, difatti poi Giorgio Rondonaya dice con un'estrema fatica cercai di riaprire gli occhi perché sentivo il dolore dell'incisione, cioè del bisturi che mi penetrava in profondità, aprì per la terza volta gli occhi e a questo punto il medico inviato da Mosca, dal Bureau Centrale di Mosca che stava facendo l'autopsia, smise di fare autopsia e fu portato subito Rondonaya in rianimazione e quindi curato, fatte tutte le terapie del caso, messo in tenda a ossigeno dove rimase per ben 3 mesi, 3 lunghissimi mesi, dopo i quali iniziò una lenta ripresa psicofisica. Ma vediamo cosa successe in questi giorni che il dottor George Rondonaya era morto. Tenete presente che questo è il caso in assoluto di morte più lunga dal punto di vista medico certificata, cioè questi 3 giorni di morte fisica verificate ovviamente con assenza del battito cardiaco, con assenza di respirazione, quindi inspiegabili dal punto di vista medico e scientifico, è il caso di NDE più lungo certificato dal punto di vista medico. Quindi passiamo al racconto che ci fa George Rondonaya della sua NDE. Lui dice che improvvisamente si trovò in un ambiente completamente buio, un buio così buio proprio perché non c'era assolutamente nessuno spiraglio di luce, niente, buio assoluto. E lì però lui sentì e capì subito che era sempre lui, era se stesso, che lui era in questo buio totale, ma che lui esisteva. E tanto che dice che si era ricordato una frase di Descartes, o Descartes, se volete pronunciarlo in questa maniera, che dice penso quindi sono vivo. La famosa frase in latino cogito ergo sum, penso quindi sono. Quindi penso quindi sono vivo, cioè sono cosciente di essere, di esserci, quindi sono vivo. Questo gli diede un attimo di tranquillità, di dire vabbè, c'è tutto questo buio, sono immerso in questo nero, in questo buio assoluto, però c'è una cosa positiva. Sono, perché mi rendo conto di essere vivo, di essere presente, di esserci. Però tutto questo buio ovviamente non è che gli facesse piacere e allora anche qua si ricordò
di avere già parlato con qualcuno di queste cose e che in uno stato, diciamo così, spirituale o di morte, al di là della vita, il pensiero l'avrebbe fatta un po' da motore. Quindi provò a pensare alla luce e improvvisamente sentì un piacevole calore all'interno di sé che iniziò a diffondersi verso l'esterno e un alone di luce che piano piano riempì tutto quello che aveva attorno di questa luce molto forte e luminosa. Lui dichiara che questa luce era come un flash, tanto che subito gli diede anche un po' fastidio questa luce perché era talmente forte e simile a quella di un flash. Improvvisamente vide ruotare tutto intorno a sé atomi, molecole, un po' come vedere tutte le forze dell'universo in movimento e cominciò ad avere una conoscenza del tutto, cioè cominciò a capire com'era la vita, com'era l'universo, com'era nato il tutto e come stava funzionando il tutto. Senza porne domande, senza chiedere niente, iniziò ad avere appunto questa enorme conoscenza, questa capacità di capire tutto e di vedere questi atomi, queste molecole, queste cose che piano piano si componevano per creare le cose che oggi vediamo nell'universo. E qua inizia un'altra fase dell'NDE che noi ben conosciamo, la fase del senza tempo. Difatti ci dice il dottor George Rodonia, ci dice che non riesce lui più, una volta tornato vivo, rianimato e quindi mettendo in ordine, cercando di mettere in ordine cronologico quanto gli era accaduto, a definire bene l'ordine cronologico, in quanto il presente, il futuro, il passato era tutto fuso insieme e tutto era sempre, come noi possiamo definirlo a livello umano, tempo presente. Quindi tutto stava succedendo in contemporanea, non c'era un fatto che è successo prima o un fatto che è successo dopo, succedeva tutto in contemporanea, una cosa appunto difficile o impossibile da spiegare in parole umane ed è una cosa che abbiamo già sentito parecchie volte nei casi di NDE, dove si sente dire che il tempo come noi lo concepiamo non esiste. Qui Rodonaia inizia a sentire questa luce intensa che arriva non solo da dentro ma anche da fuori, che gli spiega tutto quanto c'è da sapere, tutto il meccanismo dell'umanità, come funziona l'umanità e come funziona questo nuovo mondo dove lui si è ritrovato, questo nuovo universo dove lui dopo morto si è ritrovato. Come abbiamo detto prima, senza porre domande, senza sentire una vera e propria voce, ma capendo tutto quello che doveva capire, capendo tutto quello che stava succedendo. Quindi si sentì molto positivo, molto contento e riuscì a capire quanto la vita umana fosse una parentesi molto breve, una briciola nel confronto di tutto questo sapere, di tutto questo progetto di cui noi facciamo parte e quindi decise di andare avanti e di cercare di capire ancora di più cosa gli stava succedendo. In quel frangente capì anche che la vita era eterna, che appunto, come dicevamo, era così piccola la nostra parte terrena nel confronto del tutto e si sentì completo all'interno di questa luce. Ecco, Rodonaia in questo caso non ci dà testimonianza di aver visto altri esseri di luce, ma un'unica grande luce. Come poi lui dice di aver visto sì per un periodo anche scorrere tutta la sua vita, con tutti i pro e i contro successi, ma che non avvertì nessun sentimento né positivo né negativo per quello che stava succedendo. Questa è
la sua testimonianza riportata ovviamente in un secondo momento. Meravigliandosi ancora di tutte queste cose, capì che bastava pensare per poter essere in un luogo o in un determinato tempo, quindi che si sarebbe potuto muovere non solo nello spazio, ma anche nel tempo. E capì, spostandosi nel tempo attuale, che alcune persone potevano percepirlo, perché lui cercava di mettersi in contatto, di parlare, eccetera, e molte altre invece non lo percepivano, non sentivano niente intorno a sé. Quindi decise di muoversi tra lo scorrere del tempo, quindi tra il passato e il presente. Lui si definisce che in questo stato era pura coscienza. Sentì molto il desiderio di studiare i testi sacri, studiare la Bibbia, studiare la filosofia, cioè cercare di capire di più quello che un essere umano può diventare, può essere. Quindi gli rimase questo desiderio che poi ovviamente una volta tornato in vita realizzò, cioè continuare, studiare, apprendere, capire sempre di più. E anche questo è uno degli stadi che noi abbiamo visto che succede a tutti quelli che hanno avuto un NDE, cioè la voglia poi di imparare, di capire sempre di più tutto quello che ci circonda. A questo punto Rodonaia decise di andare ai tempi di Gesù, cioè pensò estremamente fortemente di voler essere in quel periodo, di capire se Gesù era esistito, se c'era stato, se il mondo antico era fatto in quella maniera, se i romani erano lì. E ovviamente prendete sempre queste cose come un racconto in cui noi non possiamo influire, non abbiamo prove per dire che questa cosa sia vera o non sia vera, e disse di essere entrato nei pensieri, nelle menti degli apostoli di Gesù, di sentire le loro conversazioni, di vedere quello che succedeva, di vedere gli usi e costumi, di vedere i soldati romani che presidiavano Gerusalemme, e quindi di vedere un po' che tutto quello che è stato dichiarato dalle chiese cristiane era veramente successo. Tenete presente che il dottor George Rodonia era un ateo, cioè lui non professava nessuna fede, era un ateo, era uno specializzato in neurologia e in psichiatria, per cui la sua mente era puramente votata alla scienza, niente di spirituale fino al momento della sua morte lo aveva mai toccato e non era mai stato neanche di suo interesse. A quel punto decise di vedere tutto quello che è accaduto in quegli anni, in quei secoli di storia, e lui dice di aver esplorato l'impero romano, Babilonia, essere arrivato ai tempi di Noè e ai tempi di Abramo, pur avendo nessuna conoscenza né dal punto di vista religioso né dal punto di vista teologico di quei tempi, per cui lui li visse tutti in quel frangente. In quel frangente capì che avrebbe voluto saperne di più. Avrebbe voluto continuare questa sua esperienza, se non che sentì come qualcosa prenderlo in termini umani dalla gola e spararlo da qualche parte, e si ritrovò all'interno del suo corpo dolorante, freddo, e con questo dolore lancinante nel petto, che era il medico che appunto stava iniziando l'autopsia del suo corpo. Allora, in quel frangente, lui disse che spalancò gli occhi con grande fatica perché si sentiva spossato, senza forze, senza grandi capacità di reagire, non riusciva a muovere le braccia, non riusciva a muovere le gambe, sentiva un grande freddo. Probabilmente il corpo era anche in ipotermia, si era ben ripreso un minimo, ma era in forte ipotermia. Il cuore batteva molto lentamente, tanto da non poter essere percepito dai medici. Così ovviamente è il sospetto, l'indizio che danno i medici a posteriori, perché
che non era possibile che si fosse rianimato così da solo, quindi vuol dire che per un qualche motivo il cuore aveva ripreso a battere di sua spontanea volontà dopo 3 giorni. Ovviamente lui aveva parecchie fratture, aveva degli organi interni lesionati e quindi questi forti dolori erano dovuti a questo. Nonostante questa apertura di occhi, il dolore al petto continuava e scendeva, proprio perché il medico che stava cercando di fare l'autopsia continuava imperterrito a fare la sua autopsia, come abbiamo detto prima, pensando che fosse una reazione muscolare o nervosa dovuta anche al leggero disgelo che il corpo stava subendo. In realtà lui con grande sforzo cercò di riaprire gli occhi una seconda volta e poi, come abbiamo già detto, una terza volta. A questo punto tutti furono convinti che si stava rianimando da solo e quindi presero e lo portarono subito in rianimazione per adottare tutte le terapie e le cure del caso. E il dottor George Rodonaia piano piano si riprese. Lentamente il dottor George Rodonaia si riprese, ma la sua vita non fu più quella di prima. Non era più interessato alle scienze, non era più interessato alla biologia, ma voleva approfondire e studiare quello che aveva vissuto, quello che aveva visto, la spiritualità. Quindi si iscrisse all'Università della Georgia, la prima che lo accettò, ovviamente che gli permise di iscriversi, per studiare e frequentare l'università e prese una laurea in psicologia delle religioni, alla quale poté accedere proprio perché lui era già specializzato in neurologia e psichiatria e quindi poté accedere alla psicologia e nella specialità specifica di psicologia delle religioni. Poté quindi iniziare ad approfondire i suoi studi, ma i suoi studi continuarono tanto che divenne prete della Chiesa ortodossa russa. Dopodiché nel 1989 riuscì a venire via dalla Russia e finalmente arrivò negli Stati Uniti d'America, dove fece parte di una comunità religiosa americana, esattamente alla First United Methodist Church, cioè alla Chiesa dei Metodisti statunitensi, e praticamente in Texas. Rodonaia specifica poi che lui riuscì a capire, cioè lui non ha mai chiamato la luce Dio, perché lui ritiene che Dio è molto di più di quella singola luce che lo aveva avvolto, che lo aveva fatto sentire sereno, tranquillo e informandolo di tutto. Dio non è spiegabile con le nostre parole e non è comprensibile da noi che siamo un'infinita piccola parte di Dio. Lui dice che pur essendo diventato poi un religioso di una chiesa cristiana, che il Dio è il Dio di tutti, degli indù, degli ortodossi, dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani, è lo stesso identico Dio. Sono diverse le strade per arrivarci. Questo è quanto ci insegna nella sua esperienza il dottor George Rodonaia. Il dottor George Rodonaia fu testimone e fu intervistato da moltissimi scienziati e scettici statunitensi, nonché da tutto il mondo. La sua cartella clinica parla chiaro, lo zio medico ne fu ampiamente testimone. Lui stesso medico non ha mai saputo spiegare come sia rimasto morto per 3 giorni e poi improvvisamente sia potuto autorianimarsi. Questo rimane un mistero e, come disse lui, rimane un mistero come il mistero rimane Dio per l'eternità. Il dottor George Rodonaia è scomparso, è tornato a quella vita che aveva vissuto in quei 3 giorni il 12 ottobre 2004. Infatti io cercai anni fa di contattarlo, di saperne di più, ma già allora mi fu detto, mentre tante fonti lo davano per vivo, ma non voleva essere contattato, non voleva essere
conosciuto, capito, invece poi l'ufficialità era che in realtà nel 2004 ci ha lasciato per continuare a vivere nell'aldilà. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nella diretta, quando inizieremo a parlare insieme di NDE, parleremo dei parametri principali da osservare, delle norme, delle regole, di quelli che sono dei paletti che servono a noi per la nostra mente fisica per iniziare a capire determinate cose. Ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete, perché queste sono le cose che danno respiro ai nostri canali, che ci fanno conoscere da YouTube e ci permettono di portarvi altri video. È assolutamente gratuito, quindi sotto quei pollici in su, sotto con le iscrizioni, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.